Le abilità o quantomeno le competenze trasversali che un giovane può maturare partecipando a un progetto in modo attivo e anche motivato e volontariamente, o anche no, perché poi c'è sempre un bisogno implicito da tenere presente, appartengono un po' a quelle che vengono generalmente denominate life skills, e quindi in realtà comunque la necessità e il percorso che ti porta da un'idea alla realizzazione ha in sé tutta una serie di passaggi che comprendono il prendere decisioni in gruppo, gestire le relazioni, pianificare, progettare, e questa è una cosa che è molto utile, molto trasferibile, gestire gli inconvenienti, gestire l'emotività dell'inconveniente, problem solving, e quindi risolvere tutto ciò che appartiene all'ambito dell'imprevedibile, che è così, gestire la frustrazione, che è un'altra grandissima capacità, gestire lo stress, che anche questo è una life skills fondamentalmente, imparare a lavorare in gruppo, imparare a negoziare e a, in un certo senso, trovare dei compromessi rispetto al mio desiderio e al desiderio dell'altro e alla mia scelta. Queste sono tutte cose sulle quali, o anche per esempio interfacciarsi con l'istituzione, perché no? Perché nei progetti c'è anche questo aspetto qui. Possono imparare a conoscere meglio se stessi attraverso lo specchio degli altri, perché mettersi a confronto e far parte di un gruppo vuol dire anche essere disposto ad accettare le critiche e i commenti degli altri. Sono tutte quelle competenze, quelle abilità trasversali del saper essere, del saper lavorare in gruppo, dell'interagire con persone di diversa cultura, di diversa età, ce ne sono tantissime. Hanno imparato che la disabilità non spaventa, che le persone con diverse abilità sanno a loro volta insegnare qualcosa, perché i progetti di inclusione che abbiamo sviluppato quest'anno prevedevano appunto che le persone disabili insegnassero agli studenti a svolgere determinati laboratori artistici o musicali, e quindi sono stati proprio loro ad insegnare agli alunni come svolgere determinate attività. E questa è stata una rivoluzione. Tutti gli insegnanti, i dirigenti scolastici e gli alunni hanno accolto con grandissimo stupore ed entusiasmo questa nuova attività insieme. Compétence des jeunes pour des projets culturels, c'est d'abord d'avoir la confiance en soi et avoir la facilité de parler devant un grand public, d'avoir vraiment une conscience normale, d'avoir, comment on appelle ça, la connaissance de l'autrui. Sicuramente i giovani possono acquisire abilità quali innanzitutto l'abilità nel suonare, quindi il mettersi a confronto con altre persone, l'imparare cose nuove anche dal confronto appunto con altri giovani o meno giovani che siano. Hanno sicuramente imparato che l'importante spesso non è vincere ma partecipare. Quando l'associazione come gruppo bandistico va a fare concorsi o comunque si mette in gioco in concerti con altre realtà bandistiche, imparano sicuramente che non c'è un primo o un secondo, ma è anche la passione del suonare e il mettersi in gioco. I ragazzi con l'esperienza di Smile the Movie, secondo me, hanno imparato a lasciarsi andare. Nel senso che appunto la difficoltà di salire sul palco, ad esempio anche solo per i saluti finali, per tanti era una limitazione, la vedevano come una limitazione. Però sarà stata l'euforia del momento, il fatto di trovarsi davanti a un teatro pieno, li ha proprio portati su, li vedevi dal sorriso che avevano, che hanno superato un loro limite e sanno di aver imparato qualcosa.
Quindi secondo me il più grande successo che abbiamo avuto quella serata lì è stato proprio quello, il fatto che loro abbiano fatto un piccolo passo per superare un loro limite, ecco. Ho imparato che è bello lavorare con la gente, che ognuno di noi è in grado di apportare il proprio contributo e che ci sono tantissimi punti di vista e che ognuno di questi è giusto, vada ascoltato e rispettato. E ho imparato che molto spesso siamo noi i primi a mettere dei limiti quando magari l'utente finale limiti non ne vede. Abbiamo imparato a risolvere i problemi su due piedi così, nel senso che ovviamente in corso d'opera si presentano varie problematiche. Noi abbiamo imparato e ci siamo proprio messi in gioco anche da questo punto di vista, di dire perfetto, c'è questo problema, lo risolviamo senza lasciarci limitare da questo. Ho imparato un sacco di cose, perché ho imparato come comunicare efficacemente con gli altri, come evitare i conflitti e gestirli meglio, come organizzare anche piccole cose, anche una semplice festa casalinga che può essere organizzata al meglio rispetto anche in base a quello che ho imparato qui. Ho imparato che bisogna avere una mente aperta e non sempre mettere in discussione subito delle idee che possono sembrare fuori dalle righe. Noi lavoriamo tantissimo con i giovani con minore opportunità, tra cui anche giovani che abbandonano la scuola molto presto e quelli che partecipano ai laboratori inclusivi poi sono proprio quelli che hanno una marcia in più in realtà, e probabilmente perché la scuola non è il luogo giusto per loro per potersi esprimere fino in fondo, e invece questi laboratori inclusivi danno loro libero accesso alla partecipazione. Sì, in parte sì, anche se l'abbandono scolastico penso sia abbastanza distaccato dall'essere coinvolti in un'associazione. Molto spesso chi abbandona a livello scolastico può benissimo far parte di associazioni e le due cose possono percorrere due binari paralleli che non si incontrano. Credo che questo tipo di educazione informale, o quantomeno insomma non all'interno dell'ambiente didattico, sia la risposta in questo momento all'abbandono scolastico, sia l'unica risposta che abbiamo. Non so la formula, non so come, non so se tramutata come facciamo qui in campus occupazionali, in attività di volontariato, però sicuramente perché quando c'è un abbandono scolastico generalmente quello che accade è che ci si trova di fronte appunto alla mancanza di speranza, mentre se si dimostra al ragazzo e a chi gli sta intorno, che magari mutua e continua a come dire, attraverso una visione, una narrazione fuorviata che effettivamente gli restituisce continuamente questa cosa, invece inserirli all'interno di un contesto dove può scoprire che c'è questa speranza, allora forse questa predisposizione che muove all'azione può essere trasferita anche su un ambito scolastico didattico. Mi è successo con ragazzi che hanno fatto un'esperienza, per esempio anche semplicemente di volontariato di tirocinio, e che poi hanno scoperto che gli piaceva molto quella cosa lì, e quindi hanno detto sì, io voglio fare però questa cosa qui, come posso fare? Devi studiare.